In questo video progetto andremo a fare un gilet che si può trasformare in giacca e poi in seguito vi spiego, e per fare questo abbiamo necessità dell'uncinetto numero 4,5 e di questo filato che è peloso, come notate, ha il cuore che è molto consistente e anche rigido, nel senso che non è elastico, e per di più ha tutti questi fili che spuntano fuori. Abbiamo una rocca che adesso vi do tutte le indicazioni, 100% poliamide, sono 450 grammi per 1260 metri. La trovate sul sito di Lani di Biella col codice CT1313. C'è questa versione scura con i colori più scuri e c'è una versione con dei colori accesi, veramente bellissimi. Vi basterà una rocca per qualsiasi taglia. Adesso io metto via il progetto perché è scuro, cioè voi fate fatica a vedere come si lavora, poi vi do il multiplo, vi do tutto, e intanto sono tornata alle grafiche perché in questo caso vi serve un attimo prendere degli appunti. Per creare questo progetto voi avete necessità della circonferenza, che sia quella più ampia, quindi o fianchi o seno. Nel mio caso, vi faccio l'esempio su di me, è 90 cm. Questi 90 cm li andiamo a dividere per 2 e mi esce fuori 45 cm. Questo valore è importantissimo perché noi andiamo a fare una catenella iniziale lunga 45 cm, che sono questi qui, per 3. Di conseguenza avremo 3 pannelli uguali, 1, 2, 3, per tutto il progetto. Questo pannello in mezzo sarà la mia schiena, quindi la parte dietro. Questo e questo diventa il mio quarto davanti. Voi direte, però sono un po' sballate queste indicazioni. Sì, perché è un modello molto ampio, un modello che si va a sovrapporre sul davanti e che crea un bellissimo effetto che poi voi lo vedrete indosso quando vado a indossare il capo. Noi siamo a questo punto qua, a questa riga qui. Voi dovete andare a fare tante catenelle col filato che a questo punto può diventare invernale, mesa stagione o estivo, quindi lana, poliamide, come nel mio caso perché è un filato peloso, oppure cotone. Ma siccome c'è difficoltà nel lavorare i filati pelosi con l'uncinetto, la gente li mette da parte e non li usa mai. Invece ho trovato un metodo, lavorando con la maglia alta e senza multiplo, di lavorarlo molto bene e che l'effetto finale sia veramente fantastico. Siamo qua, andiamo a fare delle righe di andata e ritorno per circa 40 centimetri, nel mio caso 43 ne ho fatti di centimetri. A un certo punto andiamo a dividere con un marcapunti a metà, ok, quindi il pannello intero lo vado a dividere a metà e vado, nel mio caso, 22 centimetri e mezzo da una parte, 22 e mezzo dall'altra. Cosa sono questi centimetri? Sono la metà di 45, perché la mia parte dietro deve rispettare il mio pannello totale, cioè non posso mettere da una parte o dall'altra, ma deve essere dietro, cioè deve diventare dietro. Di conseguenza, quando io tolgo questa parte qui, mi rimangono i quarti davanti, quindi mi rimarrà sicuramente 45 da un lato, 45 dall'altro. Se nel vostro caso avete 100 cm, 100 diviso 2 sono 50, voi avrete 50, 50, 50, quindi una catenella lunga 150 cm. Qui andiamo a lavorare tutte le righe necessarie per tutti i centimetri che desiderate. A un certo punto mettiamo il marcapunti a metà, andremo 25 da una parte, 25 dall'altra, segniamo e quindi questo mi diventa un quarto davanti, questo un altro quarto davanti. Io, siccome il filato è scuro, andrò a utilizzare questo cotone che vi faccio vedere sia il punto sia il pannello, però
piccolo, anche perché voi potete fare questo progetto con un qualsiasi filato. Dovete tenere presente i centimetri che vi vengono dati dalla circonferenza. Per quanto riguarda il modello l'ho deciso io e sulla carta è questo, quindi potete anche prendere un attimo delle indicazioni. In questo progetto non vi interessa il numero dei punti, assolutamente no, vi interessano i centimetri, quindi voi fate tante catenelle finché arrivate alla metà della circonferenza per 3. Ok, quindi io ho caricato tanto finché sono arrivata a 135 centimetri. È normale che non farò un progetto doppio, di conseguenza andrò a caricare semplicemente 10 catenelle, così avete un quarto davanti, un quarto, la parte dietro e l'altro quarto davanti. Vi dico solo che il progetto in sé si lavora molto bene, l'unica difficoltà che potreste riscontrare sarebbe su questa catenella iniziale, perché gli spazietti da lavorare con l'uncinetto sono molto piccoli nel pezzo originale, invece qui si vedono. Allora, entrate, punto basso, 2 catenelle, maglia alta, prossima catenella, maglia alta. La mia prima riga è tutta una riga formata da punti alti. Se avete fatto 100 catenelle, se ne avete fatto 200, 300, quello che è, voi dovete ripassarle tutte. Tenete presente che avete comunque un filato peloso che vi aiuta a nascondere anche gli errori, quindi se saltate un punto non vi preoccupate perché non succede niente. Alla fine non è quello il problema del progetto, ma il problema più che altro è riuscire a dividerlo alla fine e indossarlo in modo corretto. Dopo che avete lavorato anche l'ultima catenella, girate il lavoro, vi alzate con 1, 2 e 3 catenelle, quindi 3 catenelle, caricate l'uncinetto, andate a entrare con l'uncinetto tra il primo punto alto e il secondo, proprio in mezzo. Caricate, entrate tra il secondo e il terzo. Questo vuol dire che praticamente noi tutto il progetto lo andremo sempre a lavorare coi punti alti. Se finora abbiamo visto entrare qui nel punto alto, prenderlo da sotto o da sopra, quindi a rilievo, questa volta noi vediamo come si lavora un punto alto rispettando la base, ma comunque entrando tra un punto di base e l'altro molto facilmente. L'aspetto è questo. In realtà sul pezzo originale, che adesso ve lo faccio vedere, essendo così peloso non si vede, notate che non si vede. Adesso io cercherò di tirarlo per farvelo vedere, vedete? Questo progetto è talmente veloce da fare, anche perché abbiamo utilizzato un uncinetto grande rispetto al cuore del filato, che cresce che è una meraviglia. Adesso io vado avanti, vi faccio vedere come si conclude questa riga, perché la difficoltà in questo lavoro, e mi raccomando attenzione, è non fare delle diminuzioni, quindi cercare di mantenere gli stessi punti, e c'è il metodo. Sto per concludere la riga, attenzione qui. Noi andiamo a lavorare come ultimo punto la maglia alta che si andrà a trovare tra l'ultimo, che è questo, e il penultimo. Quindi entriamo qua e abbiamo finito. Giriamo il lavoro, facciamo 3 catenelle, carichiamo, entriamo nello spazio che si è creato tra i primi 2 punti, poi tra i secondi, cioè tra il secondo e il terzo, poi tra il terzo e il quarto e così via.
In automatico queste 3 catenelle, queste 3, sono diventate in linea retta queste 3 iniziali. Voi non ve ne rendete conto, ma potete fare una prova e contarle tutte le righe e il numero sarà sempre uguale, identico. Quindi io non vado né a diminuire né ad aumentare se faccio come vi ho fatto vedere. Quindi chiudo la riga lavorando l'ultimo spazietto disponibile tra i punti, mi alzo con le catenelle e vado subito a lavorare nello spazietto disponibile sotto. Ok, facendo in questo modo il nostro lavoro sarà costante e voi non andrete né a aumentare né a diminuire. Ora io vado a fare un po' di righe, così fingo che ci sia questo rettangolo, ma io l'ho già fatto nel pezzo originale e me lo vedrete addosso, scusate se mi ripeto. Poi andiamo a vedere come si fa a dividere queste parti qui con dei marcapunti sotto mano, così siete più sicure di aver capito bene. Vi faccio vedere anche come si conclude la terza riga, così avete più certezze. Vado a lavorare in questo spazietto e vado a lavorare anche l'ultimo spazietto. Conclusa, giro il lavoro, 1 2 3 catenelle, carico, vado a lavorare nel primo spazio disponibile. Io ho fatto un po' di righe, quindi il mio rettangolo è finito. Nel pezzo originale vi rendete conto, le misure sono molto più grandi, sono 135 cm su 43 cm, però importante è che voi capite come farlo. I centimetri non hanno importanza perché sono dati dalla vostra circonferenza. Ora andiamo, ok, a mettere i marcapunti. Non volete impazzire con il metro, piegate il lavoro, anche perché è un filato peloso, quindi non vi cambia nulla. A metà mettiamo questo rosa, qui prendete un attimo il metro e la vostra metà circonferenza la dividete a metà, 45 nel mio caso, quindi devo andare 22 cm da una parte e 22 dall'altra. Io faccio finta che siano questi, da una parte metterò questo giallo, anzi l'ho messo, poi dall'altra parte metto il rosso. Ok, questo dovete andare a farlo sul vostro pezzo originale. I centimetri li avete, mi ripeto per l'ennesima volta, quindi scusate se sono iosa, in base alla vostra circonferenza. Io che cosa ho fatto a questo punto? Ho mantenuto il filo e sono andata a lavorare su questo quarto davanti, ok? Quindi ho lavorato fino al marcapunti rosso. In realtà qua c'è una piccola parentesi da fare e vi faccio vedere subito. Siccome ho avuto un'abbondanza sul davanti esagerata, io mi sono detta facciamo anche che sotto il braccio lascio un po' di spazio e ho lasciato 1 2 3 4 5 6 punti di maglie alte. Di conseguenza io quando sono andata a lavorare i quarti davanti, quindi lui e lui, ho lasciato un po' di centimetri sia da una parte che dall'altra per il braccio, così sono sicura che pur indossandola questa giacca, questo gilet sopra una maglia anche grossa, perché d'inverno magari indossiamo un capo di abbigliamento grosso, lo spazio c'è, anche perché sul davanti ho troppi centimetri rispetto a quelli che mi servono. Giro il lavoro, mi alzo con 1 2 3 catenelle, carico, vado tra i punti alti,
Più utilizzate un uncinetto grande con il filato pelloso, meno fatica fate, quindi non avete paura di esagerare. Allora, ci sono due casi qua. O fate come me, che vi fermate un po' prima per il quarto davanti e questo spazio qua lo lasciate per il sottomanica, oppure non volete e andate a lavorare fino nello spazio, quindi fino allo spazio prima del marcapunti, quindi lo spazio prima. Io in questo caso lascerò due spazietti perché il mio progetto prevede che ci siano questi centimetri di spazio. Giro il lavoro, mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, entro nello spazio. Come vi ho detto prima, voi non dovete cambiare né metodo di lavoro né numero di punti. Vi limitate a lavorare sul rettangolo, semplicemente la porzione è un po' più piccola. Quindi notate che mi sono fermata qua nell'ultimo spazietto, giro il lavoro, mi alzo con 3 catenelle, carico, entro nello spazio e vado a lavorare. Per quanto lo faccio? Tenete presente che questo è un capo di abbigliamento da indossare sopra qualcosa, questo vuol dire che le misure devono essere comode, quindi abbastanza abbondanti. Io l'ho lavorato per 24 centimetri. Ecco, l'ho già finito e così via. Tagliate il filo e andiamo a fare gli altri spazietti. Siamo a questo punto qui, il quarto davanti è fatto. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto entriamo col filato facendo un nodo nello spazietto subito dopo il marcapunti per quanto riguarda la parte dietro. Io sto camminando con la maglia bassissima perché non mi va di tagliare il filo, anche perché è un modello che andrò a disfare. Mi alzo con 3 catenelle, carico e vado nel prossimo spazietto, nel prossimo ancora e così via, fino a dove io devo lavorare per tutta la schiena, di conseguenza ignoro il primo marcapunti perché è lui, io devo arrivare qua, ok? Allora lo tolgo e continuo fino ad arrivare al secondo, in questo caso il giallo. Dove mi fermo? Mi fermo nello spazio prima. Tolgo anche questo giallo che ormai non mi serve più, tolgo anche questo rosso perché ormai ho capito da dove sono partita, se riesco, e ho già diviso il mio quarto davanti che è a posto. La schiena la sto lavorando, quindi le misure ce le ho già. Quando andrò a fare l'altro quarto davanti, se qui ho lasciato due spazi, ricordatevi di lasciare due spazi anche qua, ok? Se qui non avete lasciato nulla, anche qui non dovete lasciare nulla, cioè intendo dire qui come si fa per la schiena? Uguale, identico. Ho lavorato l'ultimo punto, giro il lavoro, 3 catenelle, carico, vado nel prossimo spazio, carico, prossimo ancora, carico, il prossimo ancora. Fin dove? Fino qui, fino a questo spazietto qua. Per quanto? Per tutte le righe che avete fatto nel quarto davanti. Nel mio caso sempre per 24 centimetri. Finisco la schiena, taglio il filo, mi aggancio qui, in realtà dovrebbe finire così, mi aggancio qui perché due spazi li lascio come li ho lasciati di qua, vado a fare tutte le righe e a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare le cuciture, che qui dovete riprendere un attimo le misure. Eccoci qui la parte dove io praticamente ho fatto già la cucitura. L'aspetto è questo: c'ho il dietro,
un quarto davanti gigante e l'altro quarto davanti gigante. Loro due sono uguali, identici alla parte dietro, quindi volendo o non volendo loro si vanno a sovrapporre, ma io ho il girocolo attorno che mi si apre così. Non è finita perché lo andiamo a riprendere. Questo è l'esempio. Nel pezzo originale ve lo faccio vedere adesso. Eccolo qui il pezzo originale. Qua anche se è scuro ve lo dico a voce quello che dovete fare, quindi non vi preoccupate. Dopo aver fatto tutti i pezzi, quindi i quarti davanti e la parte dietro, dovete rifare la misura della metà del lavoro, ma in questo caso prendete solo la parte dietro, la mettete angolo contro angolo e mettete un marcapunti, più o meno, non dovete essere precise. Prendendo come riferimento questo marcapunti della metà, quindi nel mio caso è viola, dovete andare a prendere da una parte circa 15 centimetri, ok, circa, nel mio caso sono 13, ok, dovete stare tra i 10 e i 15 centimetri da una parte e andate a fare la stessa cosa dall'altra parte. Da una parte e dall'altra ci dovete mettere dei marcapunti. Appoggiate il lavoro, prendete l'angolo del quarto davanti, lo mettete qui e fate la cucitura a punto basso, semplicissimo. Qui la devo ancora fare. Io in realtà ho sospeso il lavoro perché vorrei farla insieme a voi, quindi mi auguro che si veda. Poi se non si vede ve l'ho già detto a voce, ve l'ho fatto vedere anche nella grafica, quindi non è un problema. Dovete fare una e due cuciture, solo queste due cuciture. In seguito andiamo a fare una modifica. Eccoci qui. Allora mettiamo l'angolo. Cercate di fare la cucitura sempre dello stesso lato perché è un filato peloso, quindi non si vede questa cucitura, per una questione di logica. Allora, vedete qua, io ho l'uncinetto, entro nello spazio, vado anche nello spazio disponibile sull'altro, se non lo vedete lo sentite con le mani, punto basso. Quindi questo è fatto, vado nel secondo, vado anche qui nel secondo, punto basso. Fin dove? Beh, fino al marcapunti, fino a questo marcapunti azzurro. Quindi io avrò le cuciture fatte sulle spalle. Lo andate a indossare, se vi manca un centimetro perché vi sembra troppo largo potete fare una cucitura in più. È normale che questo filato nasconde tutte le imperfezioni, di conseguenza anche se sbagliate leggermente per un punto o qualcosa non ci sono assolutamente problemi. Ora io vado a fare la cucitura, poi ci ritroviamo per continuare. Comunque prima di chiudere vi vorrei anche dire che è diventato un piacere lavorarlo perché costruisci in una maniera velocissima e mi manca anche finirlo. Premetto già che questo gilet è già bellissimo così, che può diventare giacca semplicemente attaccandosi a creare le maniche. Ma io in realtà voglio fare il doppio girocollo. In che senso? Nel senso che vorrei dargli un po' di volume anche sul dietro. Allora, voi dovete prendere in considerazione queste misure. Qui c'è la cucitura, la sentite tra le righe, tra le dita, e qua mettete il metro e andate circa 13 centimetri circa, non dovete essere assolutamente precise, e mettete un marcapunti. Andiamo anche sull'altro quarto, sempre tra le dita c'è la cucitura e andate sul quarto davanti ad arrivare a circa 13 centimetri, quindi qui. Cosa succede adesso? Succede che noi andremo a fare un doppio girocollo partendo dal marcapunti giallo, andando
fino qui dove c'è la cucitura, poi passando da dietro e arriviamo al marcapunti rosa, ci alziamo con 3 catenelle e torniamo indietro. Però c'è da dire una cosa che un po' varia, perché praticamente se finora siamo sempre andate dritte, adesso dobbiamo andare ad aumentare all'inizio della riga e alla fine della riga ogni volta, ok? Prima di tutto partiamo con il filo che facciamo il nodino, l'asola. Lasciate un po' di filo lungo e vi spiego anche perché, così ci evitiamo di lavorare praticamente due volte. Cioè entro con l'uncinetto qui dove c'è il marcapunti giallo, prendo l'asola, vado dentro. Io il filo, notate che l'ho messo doppio, c'ho anche il cappietto. Così facendo io semplicemente mi alzo con 3 catenelle e semplicemente lo lavoro dentro. Scusatemi se mi ripeto, ma questa cosa ci semplifica il tutto. Non dobbiamo riprendere il filo con un lago per nasconderlo. Carico l'uncinetto qui alla base da dove sono partita, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ok? Questo lo andiamo a fare per ogni riga. Non è molto pronunciato. Se lo volete un po' più pronunciato, quindi quando lo vado a indossare lo vedete meglio, fate 3 maglie alte in questo punto, 3 all'inizio, 3 alla fine. A me mi bastano 2. Carico l'uncinetto, questo è lo spazietto, vado nel prossimo, prendo il filo e lavoro. Maglia alta, nel prossimo prendo il filo e lavoro. Adesso io i spazi ce li ho già perché lavoro su quello che ho già costruito finora, quindi non devo andare a impazzire a creare degli altri. Quando sono qui alla cucitura, questa è la cucitura, c'ho lo spazio prima che è questo, c'è lo spazio dopo, li lavoro tutte e due. Vado avanti e vi faccio vedere come concludere la riga, anche perché pur facendovi vedere ogni punto è scuro, quindi voi fate fatica. Sono arrivata qui alla cucitura. Prima di continuare vi volevo far vedere che c'è il cappietto della cucitura. O la nascondete dopo con l'ago o fate come prima, lavorate il filo doppio, ok? Tanto alla fine noi il nodino l'abbiamo fatto, quindi non c'è rischio che si disfi, semplicemente dovevamo nasconderlo in seguito. Sono qui al punto prima del marcapunti, in realtà è anche quello marcato. Carico l'uncinetto, entro una volta, carico l'uncinetto, entro la seconda volta, così ho fatto l'aumento. Mi alzo con 1 2 3 catenelle, giro il lavoro e vado qui nello spazio subito a fare una maglia alta, carico, faccio la seconda maglia alta. Ricordatevi sempre che c'è l'aumento da fare sia all'inizio della riga sia alla fine, sempre, perché questo ci dà la possibilità di creare il nostro capo in maniera corretta, altrimenti il girocolo starebbe male e poi vi farò vedere quando lo andrò a indossare. Bene, ci ritroviamo quando indosso il tutto e se avete domande mi dovete scrivere nei commenti. Eccolo qui finito il mio progetto. È un gilet facilissimo, molto bello da fare. Adesso vi faccio vedere l'abbondanza dei quarti anteriori dove va a finire. Prima di tutto io personalmente non andrò a mettere dei bottoni perché mi piace così come veste. Notate come gli angoli vanno a scendere, non sono dritti. Però c'è anche la versione in cui voi tirate su il tutto e ci mettete una bella cintura, cosa che io non farò perché mi piace averli proprio tipo come dei volant sul davanti. Allora, questo è il secondo girocolo, che sul nero non si vede, però lo alzo e sta così. Metto sotto la mia mano che così riuscite a vederlo.
Questa è la parte davanti, questa è la parte sopra. Eccolo, è finito. Lo so che è arrivato leggermente in ritardo, ma vi posso assicurare che questo va bene per qualsiasi stagione. Mi è avanzato del filato, avrei potuto fare le maniche, però ho deciso di no perché mi piace veramente tanto così com'è. Per fare le maniche semplicemente voi avete già i punti predisposti, 1, 2 e così via. Quindi entrate in ogni spazietto tra un punto alto e l'altro e fate un punto alto e così via, vi portate fino alla lunghezza che desiderate. Mi piace veramente tanto e anche perché è facile, si può ricreare con qualsiasi filo. Come si fa questo progetto? Adesso lo rivediamo velocemente. Abbiamo come misura da prendere la nostra circonferenza maggiore, che sia seno o fianchi. La prendiamo semplicemente i centimetri, li andiamo a dividere per 2. Quel numero là lo dobbiamo moltiplicare per 3. Facciamo così tante catenelle fino ad arrivare a quei centimetri, poi dividiamo il capo quando siamo arrivati a lavorare qui, praticamente, qui sotto la manica. Ok? Dividiamo per la parte dietro, per i centimetri che ci siano, in automatico si ricava la parte davanti. Lavoriamo per tutti i centimetri necessari per andare a indossare il nostro capo di abbigliamento comodamente, dopodiché facciamo una cucitura e questa è la seconda, recuperiamo il tutto per fare il secondo girocollo e il lavoro è finito. Peccato, mi dispiace tanto che non si veda molto bene, però vi posso assicurare che è veramente fantastico e anche il fatto di avere questo girocollo così importante, veramente bello, guardatelo. Io cercherò insomma, di fare le foto e cercherò di farle al meglio e casomai mi fate le domande io vi rispondo. Noi ci vediamo al prossimo video progetto, intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate.